Salve a tutti, terzo capitolo del blues. Quindi molti mi hanno scritto, mi hanno chiesto come poi si è trasformata questa cosa del blues, della struttura. Ora, la storia sarebbe lunghissima, quindi quello che farò oggi è, vi darò un'idea di come questa struttura sia poi stata usata dai jazzisti fondamentalmente per creare più possibilità armoniche in modo da dare poi altre possibilità anche improvvisative. Quindi partiamo dall'inizio. Allora, come abbiamo già detto nei video precedenti, il blues non è questa cosa qua. Il blues non è una struttura, il blues non è una scala, il blues non è un pezzo, non è una sequenza di accordi. Il blues è una mood. È un sound, un contesto emotivo, un contesto espressivo, è un mondo che poi ha tante cose, tra cui anche dei pezzi, delle strutture armoniche o roba di questo genere. Detto questo, la parte iniziale è il blues fondamentalmente gioca su questo cambio primo, quarto, primo, quarto, primo, quarto. Quando vuoi creare una struttura in qualche modo, a un certo punto questa struttura la arricchisci e ci metti anche un eventuale quinto grado. Giusto tanto per dirlo, come nota così di colore, all'inizio del blues gli accordi di settima e di dominante non c'erano, non si usavano quelli, si usavano gli accordi di sesta. Questa è l'idea, anche sulla chitarra. Poi a volte si usava questa settima bemolle. Comunque, detto questo, nella pratica ormai noi usiamo gli accordi di settima bemolle, quindi di dominante, insomma, no? Facciamo in fa, stessa tonalità in cui mi pare che l'abbiamo fatto l'altra volta. Quindi la struttura basilare è questa qua di 4 accordi di fa, settima, primo grado, poi 4 battute, 2 battute di si bemolle settima, 2 battute di fa e poi un momento di eccitazione armonica, di tensione, e quindi la quinto grado, quarto grado e primo grado, quindi sarebbe questa è più o meno l'idea. L'ho fatto più o meno a tempo, ma non so manco se l'ho fatta giusta. Insomma, comunque l'idea è questa: fa, di primo, 2, 2, 4, 4, si bemolle, primo, fa, poi do settima, si bemolle settima, quindi quinto e quarto, e fa settima, primo. Ok, questa è la partenza. Chiaramente è un giro estremamente semplice, quindi da un punto di vista improvvisativo offre insomma pochissime possibilità, se non quelle là appunto delle due famosissime pentatonica maggiore e pentatonica minore. Detto questo, la prima cosa che succede nell'evoluzione di questa struttura è il fatto che iniziamo a queste prime 4 battute di fa, quindi del primo grado, le iniziamo un po' a articolare. L'articolazione nel blues, ma come in moltissime altre cose, è data dall'alternanza primo-quarto grado. Quindi, primo grado, quarto grado, primo grado. Questa quarta battuta del primo grado si può, diciamo, accendere un po' mettendo magari qualche settima di dominante un poco più colorata,
per esempio, no? Per andare al quarto, di nuovo al primo, fa settima. Qua questo fa, do, si può articolare creando un turnaround. Ok? Quindi si bemolle, fa, re, sol minore, do settima. Quinto, e quindi abbiamo fa, si bemolle settima, fa, un fa settima inteso più come quinto grado del quarto, quindi fa settima, magari un qualche colorino in più, si bemolle, fa, poi re settima o re minore, sol minore, do settima, fa, do. E questa inizia a essere una struttura suonabile con un minimo di movimento armonico. Okay? A questa cosa ovviamente si possono aggiungere delle cose. Quindi, per esempio, si può articolare la quarta battuta del primo grado, del primo rigo, con un 2-5. Quindi fa, si bemolle, fa, do minore, fa settima, che va a si bemolle. Le due battute di si bemolle possiamo arricchirle e invece fare un si bemolle settima, fare per esempio un famoso modal interchange, cioè si bemolle maggiore o si bemolle settima di dominante e si bemolle minore, o si bemolle settima, mi bemolle settima, vi ricordate? Quarto minore, settimo bemolle, i due modal interchange super comuni, e poi andare a fare il giro. E poi magari le ultime due battute, se proprio volete, cosa che io proprio detesto profondamente, però bisogna nominarlo perché esiste, il giro veloce. Quindi ve lo rifaccio. Si bemolle, primo grado, poi 2-5 del quarto, do minore, quarto grado minore o settimo bemolle, primo, turnaround, ora per esempio notate che nel turnaround veloce sul secondo grado, dove sarebbe dovuto essere sol minore, io ho fatto sol settima, perché suonava figo, no? Se io faccio re settima e poi vado a sol minore, sì, per carità, però questo fatto del secondo settimo o quinto del quinto fa figo, fa movimento, no? Ok? Quindi, e qua siamo ancora, diciamo, nel super, diciamo, normale, va? Diciamo. A questo punto ci stanno una serie di altre cose. Prima di tutto l'utilizzo il primo rigo lasciamolo come sta, fa maggiore, fa settima, san di Dio, il jazz, le settime maggiori, mannaggia, fa settima, si bemolle settima, fa settima, do minore, fa settima, ok? Lasciamo questa cosa qua. Poi quando arrivi a si bemolle, settima, quindi l'inizio del secondo rigo, ci stanno varie cose. La prima è, nella seconda battuta del secondo rigo, mettere si bemolle minore e mi bemolle settima, tutti e due, quindi si bemolle, si bemolle minore e mi bemolle settima, ok? E l'altra invece, che a me piace ancora di più perché c'ha un fatto gospel, mi piace, è andare dal si bemolle a si diminuito. E quindi a questo punto, invece di andare a un semplice primo grado, andare a un primo grado basso quinta, che io non so perché questo fatto mi ricorda Baglioni, quindi di baglioniana memoria, in realtà insomma, cioè, patrimonio mondiale, però insomma, ok? E quindi andare poi a re, oppure fare una figata ancora peggiore, visto che
migliore, anzi, visto che stiamo muovendoci con questi due uniti, aggiungere nella battuta di fa, aggiungere per andare al re il do diesis si diminuito, quindi si diminuito, fa basso do diesis diminuito, re minore. Anche qua ci sta il sol settima invece di sol minore. Io il turnaround finale, diciamo, ve l'ho nominato perché bisogna nominarlo, però io, diciamo, lo abborro un poco. Poi ci sanno quelle cose tutte quelle salitine, quei fatti là, e quindi insomma io preferisco roba un po' più classiceggiante, anche perché poi il turnaround lo facciamo in mezzo al pezzo, quindi arriviamo, facciamo questa cosa qua, da capo, con queste aggiuntine. L'accordino jazz. A questo punto, siccome devo andare a sol settimo, io un fatto jazz lo farei e quindi a quel punto metterei anche il sub di sol minore. Quindi riprendo da si bemolle. Qua. Grande dosas lirico, eccetera eccetera. Ok, ora non so se sto riuscendo a rendervi conto di come l'essenza è sempre la stessa, però poi in realtà noi sottolineiamo i passaggi, sottolineiamo il fatto di andare verso, di chiudere, di passare, di arricchire. No, però la base è quella là. A questo punto possiamo fare una versione, diciamo, ipertrofica, no? In cui facciamo questo tipo di passaggi, lo espandiamo a tutto, quindi con i sub, con gli accordi basso terza, con i diminuiti, eccetera, eccetera. E ve la spiego. Quindi, fa. Devo andare a si bemolle, fa basso la, si bemolle, si diminuito, fa. Ora sto alla terza battuta, alla quarta battuta ci sarà do minore e fa settima, quindi che faccio? Faccio il sub di do minore, quindi re bemolle 6, per andare a do, fa. Quindi, ripeto. Ok? Primo rigo, ripeto, fa maggiore, fa basso la, si bemolle diminuito per andare a fa basso do, re bemolle settima, sub 5 per andare a do, fa minore, fa settima per andare a si bemolle, si diminuito, fa la, o col do diesis diminuito per andare, o proprio con la settima, la bemolle settima, sub di sol, qua che ho fatto? E poi, quindi ho fatto sol, la, fa basso la, si bemolle, si diminuito, sono sempre le stesse cose che si usano articolare, le parole su quelle là. E poi per ritornare a fa ho fatto questa cosa cromatica degli accordi di dominante che è molto tipica, che attenzione io tengo sempre fa sopra, ok?
Scusate, intanto mi parte il fatto. Comunque, ok? E diciamo, questo che abbiamo visto oggi in realtà è una possibilità di riarmonizzare, arricchire il blues usando sostanzialmente roba super tradizionale, super che già sapete, insomma, voglio dire, sono meccanismi che abbiamo visto un sacco. È un po' il fatto di applicare tutte quelle possibilità che abbiamo visto sui pezzi, non sugli standard, le applichiamo al blues. Secondo me il pericolo di questa pratica, di questa cosa, è quella di bisogna stare attenti a non perdere il fatto che è un blues, no? Quindi cioè, è un blues, suoniamo un blues, anche se ci mettiamo gli accordi. Cioè rispettiamo questo mood, rispettiamo questa cosa, che questo è un affacciarsi a un mondo che ha un suo colore di base, ritmico, melodico, armonica, se no diventa il fatto jazzino, il jazz che cancella tutto, il jazz che si divora le cose, non le ingloba ma le divora. A me questa cosa non piace. Non mi piace col blues, non mi piace col funk, non mi piace con la musica napoletana. A me personalmente non piace e quindi vi consiglio di seguire questa strada. Spero che vi sia piaciuto questo video, che vi siate divertiti. Chiaramente c'è, come al solito, un po' di robina che uno si può vedere e divertire. Queste progressioni vanno assolutamente trasportate nelle altre tonalità perché ti creano anche una grande ricchezza di possibilità e lavori all'interno di una sola tonalità, una roba semplice, però qua ci metti un sacco di robina e magari assimiliamo questa roba e poi ne facciamo un altro, diciamo, cercando di dare così una qualcosina più moderna, insomma, più contemporanea, senza mai dimenticare che stiamo suonando un blues e non un'altra cosa, ok? Come sempre, buon divertimento e ci vediamo al prossimo video.